Ciao a tutti, benvenuti sul canale The Sorcerer TCG. Oggi vi vorrei parlare di un gioco particolare e particolarmente vecchio, che è appunto Wyvern. Sono venuto a conoscenza di questo gioco tramite Endless Skies, l'altro gioco che nel frattempo ricordo che è aperta ancora per qualche giorno la campagna su Kickstarter di crowdfunding, e perché uno dei disegnatori di Endless Skies è lo stesso disegnatore che nel 1994 aveva fatto i disegni per questo gioco, Wyvern. È stato stampato nel 1994 da un'idea del designer Mike Fitzgerald e ha avuto poche espansioni, ha avuto la Premier Limited Edition, la prima edizione, che è quella più costosa, perché è anche quella che si trova di meno, è un po' come se parlassimo dell'alfa di MTG. Diciamo che i prezzi sono ben diversi, anche perché è un gioco questo che purtroppo nel 1997 è morto e quindi non si gioca più, non ci sono più tornei, non sono state più fatte edizioni. E la seconda edizione, la Limited Edition, che abbiamo qua, che si trova più spesso e che ha il costo minore, e diciamo che non è proprio una beta come in MTG, è più direi un revised. Questo gioco è particolare anche perché c'è una curiosità. Adesso io direi di andare direttamente a vedere. Questi derivano da uno display di starter. Ecco qua, questo è il retro delle carte. Il profumo, ragazzi, già solo dalla scatola è quello dell'MTG vecchio, cioè del cosiddetto pre-modern, un profumo che io mi ricordo anche all'inizio degli anni 2000 e purtroppo ha perso nel tempo. Wyvern. Le carte sono quelle old school, i disegni alcuni dicono che siano pessimi, ma secondo me sono bellissimi, poi va a gusti. Questo è un gioco naturalmente che come gioco in realtà è abbastanza diverso da quanto cioè piuttosto diverso da MTG, da Magic e dagli altri giochi di carte, è un po' più particolare. Dunque, Drago, Vittra, dovrebbero esserci le non comuni prima e poi le rare. Terrain, Steam, Drago, Lambiton Worm, Drago, Hydra, Drago, Bride's Serpent, mi ricorda vagamente il drago, del decaduto che diventa il Worm di MTG. Dragon, Ryu, Gandarewa, PC, Lately Worm,
Mogur, Tarasque, Raha, Gani. Dunque, contiamo un attimo, qua sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13. Quindi qua dovrebbero esserci le due rare. Questo è il rulebook. Janta Enter, Entiter, che è una battle action, e tesoro City in the Sky, bellissima l'immagine. Terrain, River, tesoro Subterranean Tunnels, Dragon Slayer Action, Cadmo, Sigurd, Armor come Battle Reaction, vedremo poi che cosa significa. Comunque qua le carte sono segnate ancora come 1994, probabilmente anche questa edizione qua del 94. Treasure, Gold, e si differenziano dalla Premier Edition per questo piccolo pallino qua che c'è in fondo, pallino nero. Battle Action, Fire Breathing, azione, Magical Healing, Marduk, Magical Sword, Twister, Gold Store Shortage, Seaweed, Golden Apple, Terrain, Desert, Coral Reef, Calderone, Sacrifice, Meteor Shower, City, Tsunami, Pyrendeus Tree, Sir Lancelot, Gold Teeth, Marina, Night, Village, St. George, Princess Lydia, Volcanic Eruption, Crystal Ball, Frost Breathing, Dwarven Army, Firebolt, Pick a Treasure, Knowledge, Beowulf. Sì, c'è un po' di, come lore, c'è un po' di roba di mitologia nordica, post-cristiana, un po' di cristianesimo qua e là, però sono molto belle le immagini, molto interessanti. Ma poi anche la modalità di gioco non è male. Magical Sword, Possession Spell, Meteor Shower, che mi sembra di aver già visto, City, che ho già visto, Amphitter, Drago,
Sigurd, già visto anche questo, e Fountain of Youth, e infine Drago Wyvern. Dunque, di questo che cosa si può dire? L'ho trovato su eBay, in un negozio inglese. Mi ha fatto praticamente un'asta, ho vinto l'asta, era quasi un'aspettata come cosa, e ho vinto l'asta e quindi sono preso questo display di 12 starter, quindi 12 mazzi così. In ogni mazzo le carte sono diverse, cioè nel senso sono randomiche, non è che sono tutti uguali. Mi è arrivato ieri, poi l'ho lasciato decantare 24 ore, anche più, fuori per i problemi di coronavirus che sappiamo, e poi l'ho aperto, insomma, ho anche la scatola, ma quella l'ho lasciata ancora fuori, la scatola esterna. Queste naturalmente sono del 1994, sealed, come avete visto, anche difficili da aprire, quindi sicuramente qua non ci sono problemi. Cosa si può ancora dire? Sì, no, c'è su Facebook un gruppo dedicato a questo gioco, per la maggior parte americano, ma ci sono anche sicuramente degli europei, che si chiama appunto Wyvern CCG, Collectible Card Game. Penso che ne aprirò un altro a breve, anche per cercare di vedere, perché ci sono due modalità, in realtà tre, ma due modalità di gioco, una con lo starter così come lo apri e tutto, l'altra invece con un mazzo proprio costruito, quindi c'è una sorta di sealed e di constructed. Adesso per ora penso che cercherò di giocare sealed e poi vediamo. Però le regole del gioco si trovano anche online, ma penso che a breve vi farò anche un video riguardo quello, almeno su come si gioca in generale. Grazie per aver seguito questo mio pallino, che era da un po' che pensavo di cercare Wyvern e non pensavo di trovarlo così facilmente, e cercherò di cavarmi gli occhi leggendo questo regolamento qua. No, ma su internet si trova il PDF che è spiegato anche bene. Ci sono poi anche peraltro dei cambiamenti tra le regole della limited edition con le successive, quindi penso che i giocatori che ancora giocano adesso in modalità for fun abbiano insomma fatto delle errate, fatto anche delle banned list. Alla prossima, a presto sicuramente con Wyvern.